Ciao amici, bentornati sull'arte del fatto a mano. Si ricomincia con la stagione invernale. Ho già proposto diversi tutorial per la stagione estiva 2021. Prima di partire per le mie vacanze voglio lasciarvi un progettino, dato che torno poi alla fine di settembre, vi voglio lasciare un progettino che potete magari cominciare a lavorare insomma in settembre. Avevo in casa da tempo questa lana e ho voluto utilizzarla, è della Easy Yarn, si chiama Rosetto Worsted, sono gomitoloni di misto lana, gomitoloni da 100 grammi e mi danno 200 metri di lunghezza. È una lana morbidissima, ha delle sfumature veramente delicate ed è per questo che io ho voluto chiamare questo maglioncino Provenza, perché Provenza proprio mi dà l'idea dei campi di lavanda, queste sfumature. È una lana che si lavora con un 5 e mezzo e quindi è un maglioncino che si finisce in un battibaleno, è anche molto semplice da realizzare anche per le principianti. Si può lavorare e realizzare in tutte le taglie. Poi vi spiego anche un po' il maglioncino. Mi servirà inoltre 1 metro da sarta. Per la quantità del filato vi dirò a fine tutorial nel box informazioni sotto al video, perché adesso non so ancora cosa ne utilizzerò. Poi mi serviranno 2 uncinetti, un 5 e un 5 e mezzo e una forbice. Non ci sono cuciture, non ci sono marcapunti, è veramente facile da realizzare. Con il numero 5 andrò a lavorare lo sprone, che è un top down, e le finiture dello sprone, e lavorerò il corpetto nelle ripetizioni del motivo. Nell'ultima ripetizione del motivo andrò a cambiare l'uncinetto in 5 e mezzo. Vedete che ha preso un po' la forma srasata sul fianco, così con l'uncinetto 5 e mezzo si allarga verso il fondo. Vedete, la lavorazione è molto molto bella, a me è piaciuto molto. E quindi con il 5 e mezzo andrò a fare l'ultima ripetizione del motivo e le maniche. Adesso vi do una misurata. Se volete realizzare alla lettera il tutorial, vi do una misurata, così vi rendete conto se è la vostra taglia ed eventualmente vi insegno poi come fare a aumentare. Questo misura sempre i miei 40 cm di circonferenza seno e vita. È una SM, una taglia 42, penso, 40 sicuramente, 42 anche. Invece sul fondo, cambiando di uncinetto, siamo andati anche a 45-46 cm per appoggiare sul fianco. La mia lunghezza totale è di 50, però questa è una... Vi faccio vedere prima la manica come avviene, perché così non ci sta dentro il video. Vedete, è una manica con il polsino stretto in fondo, è molto carina, e questa scollatura, non preoccupatevi se iniziando il tutorial vi sembrerà troppo larga, perché poi viene rifinita e poi in questo, vedete, in questi fori verrà inserito un cordoncino tipo coulisse per chiudere a piacimento la vostra scollatura. Quindi se la volete chiudere maggiormente lo stringete, se invece volete una scollatura che cada sulle spalle lascerete questo cordoncino più lento. Ok, adesso noi partiremo appunto da questa catenella, che non è una catenella, adesso vi faccio vedere, sono anellini, vedete, guardate, sono anellini, e andremo avanti, vi farò vedere l'inizio, i primi 3 giri, vedete che è un top down quadrato, quindi
vi farò vedere queste, che è l'inizio, questi anellini, il primo giro che è quello per il cordoncino, e poi il secondo e il terzo giro sono quelli che si ripeteranno alternandoli fino ad arrivare, vedete qua, alla larghezza desiderata della vostra circonferenza seno. Nel mio caso mi sono fermata a, contando tutti i giri da quello del cordoncino, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sul settimo giro di top down mi sono fermata. Logicamente dipende dal filato che utilizzate, dalla mano che avete e dalla vostra circonferenza seno. Però appunto questa diciamo misura da 80 di circonferenza seno. Anche il giro manica risulta abbastanza ampio, quindi potete mantenere questo giro, perché il giro, adesso vi dico anche cos'è lungo il giro è 20 centimetri di abbassamento scalfo, e potete utilizzare anche per una taglia maggiore questa circonferenza, perché poi dopo sulle circonferenze andranno inseriti appunto i multipli per fare il motivo traforato. Bene, io credo di avervi detto tutto, spero di essere stata chiara e cominciamo con il nostro tutorial. Per iniziare il tutorial, il maglioncino, io ho preso l'uncinetto numero 5, ho fatto un nodo d'inizio e ora iniziamo alzandoci con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Carico il filo, entro nella prima lavorata e vado a fare degli anellini, quindi faccio una maglia alta e con questo formo un anellino, vedete. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Carico il filo, entro nella prima catenella lavorata e faccio una maglia alta. Di nuovo ve lo faccio vedere ancora: 3 catenelle di separazione, carico il filo, entro nella prima catenella e faccio una maglia alta. Faccio vedere un'altra volta: 3 catenelle di separazione, carico il filo, entro nella prima contando appunto dalla prima lavorata e faccio una maglia alta. Questi sono come degli anellini in cui verranno inseriti i punti. Io ne ho già fatti, vedete, 4, dobbiamo farne 36. Ho fatto i miei 36 anellini. Ora, tenendo l'uncinetto dentro al lavoro, conto pian piano, indirizzando bene la mia lavorazione, gli anelli: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 e 36. Quindi ho sempre tenuto bene diritto i miei anellini. Ora con l'ultimo lo giro in questo senso, entro nel primo e mi chiudo con una mezza maglia bassa. Ecco qua. Ora sono già all'interno del mio anellino e comincio subito la lavorazione. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e dentro l'anellino vado a fare la seconda maglia alta. Poi qua andremo ad aggiustare. Alla fine questo filo qui lo inseriremo. Una catenella di separazione, carico il filo, vado nel secondo anellino all'interno e faccio altre 2 maglie alte, 1 e 2. Una catenella, terzo gruppetto di 2 maglie alte nel terzo anello, 1 e 2. Una catenella di separazione, 2 maglie alte nell'anellino seguente
che è il quinto, 1 2 3, no scusate, il quarto, 1 2 3 4, andate a lavorare 8 di questi gruppetti. Abbiamo fatto 8 gruppetti, un gruppetto per ogni anellino divisi da una catenella. Andiamo a contare 1 2 3 4 5 6 7 8. Ora facciamo una catenella, nel prossimo anellino andiamo a fare l'aumento dell'angolo, quindi carico il filo, entro nell'anellino e faccio 2 maglie alte, 1 2 2 catenelle, 2 maglie alte nello stesso anellino, 1 e 2. E ora ripetiamo gli 8 gruppetti, quindi una catenella di separazione, carico il filo, nel prossimo anellino 2 maglie alte, una catenella di separazione, prossimo anellino 2 maglie alte, catenella di separazione. Ecco, qui c'era l'aumento dell'angolo, ho fatto ancora 1 2 3 4 5 6 7 8 e adesso facciamo ancora l'angolo, quindi una catenella, nel prossimo anellino andiamo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Essendo un quadrato, i 4 lati sono identici, quindi questa è la sequenza. Lavorate in questo modo fino alla fine del giro. Ecco qua, sono alla fine del giro, mi è rimasto un anellino, ho fatto la catenella, vedete, carico il filo, qui andava fatto l'angolo, quindi faccio il mio aumento, nello stesso ultimo anellino faccio 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ecco, faccio la mia catenella e mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa qui nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Ecco qua, adesso vi faccio vedere già il top down che ha già preso le sue forme. Questo è il giro che va fatto solamente una volta. Ecco qua. Ora andremo a lavorare in tondo, sempre mantenendo nei 4 angoli l'aumento, e ora vi farò vedere 2 giri che vanno ripetuti alternandosi fino alla larghezza della vostra circonferenza seno. Questo primo giro non dovete contarlo perché è il giro dove verrà inserito il cordoncino della coulisse della scollatura. Dai 2 giri che vi faccio vedere adesso invece sono quelli che andranno continuamente alternati per raggiungere la vostra circonferenza seno. Continuiamo con il nostro tutorial. Allora, ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, faccio la maglia alta sulla maglia alta seguente sottostante, carico il filo, dove c'era la catenella di separazione entro nell'archetto e faccio una maglia alta, carico il filo, maglia alta su maglia alta seguente, carico il filo, maglia alta su maglia alta seguente, carico il filo, entro nell'archetto di una catenella e faccio una maglia alta. Quindi stiamo facendo un giro di tutte maglie alte. Quindi ripeto, vedete, maglia alta sulle 2 maglie alte, 1 e 2, e maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella. Lavorate così fino all'angolo, vi faccio vedere come fare l'aumento. Allora, sono arrivata, vedete, al primo angolo. Faccio una maglia alta qui nell'ultimo foro, faccio le 2 maglie alte sull'angolo, 1 e 2,
Ora sono arrivata alle 2 catenelle che c'era qua nell'angolo tra le 2 maglie alte di destra e le 2 maglie alte di sinistra. In questo archetto, che comunque io chiamo un punto W, questo qua che ha formato l'angolo è un punto W, dentro all'archetto di questo punto W rifaccio lo stesso punto W, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso archetto. E questo è l'aumento che vi permette man mano con i giri lavorati di arrivare alla vostra larghezza della circonferenza seno. Quindi da qui carico il filo, lavoro le 2 maglie alte del punto W sottostante, quindi entro nella prima, faccio la maglia alta, carico il filo, maglia alta in quella seguente e continuo la lavorazione nell'altro lato, quindi una maglia alta nell'archetto di una catenella e 2 maglie alte sulle 2 maglie alte seguenti, una e 2, una maglia alta nell'archetto, 2 maglie alte sulle maglie alte seguenti, una per ogni maglia alta, una e 2. Ecco, proseguite con questa lavorazione fino alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, ho già lavorato tutte le maglie alte, carico il filo, faccio l'ultima qua nell'archetto di una catenella e mi chiudo con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Questo è il primo giro da ripetere alternandolo all'altro che vi faccio vedere adesso. Allora, ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta più una catenella di separazione. Carico il filo, salto una maglia di base, nella prossima vado a fare una maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, nella prossima maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia, nella prossima maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base nella prossima maglia alta. Lavorate fino qui al primo angolo e vediamo insieme come fare. Intanto mi fate questo punto rete fino appunto all'angolo. Quando siete arrivati all'angolo vedete che vi rimane una maglia alta, quindi faccio una catenella, carico il filo, questa maglia la salto, entro nel punto W sottostante e faccio il mio punto W di aumento, quindi nello stesso angolo, nello stesso arco, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Una catenella di separazione, riprendiamo a lavorare sul lato, salto la prima maglia alta sottostante come l'ultima qui che l'avevamo, vedete, saltata, di lavorare qua, e vado nella seguente e faccio la maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base nella prossima maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base nella prossima maglia alta e riprendiamo il nostro punto rete sul lato. Ecco, mi lavorate tutto il giro in questo modo, ci troviamo alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, faccio una catenella, salto l'ultima maglia, mi vado a chiudere nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con una mezza maglia bassa. Ecco, questo è il procedimento che serve per allargare il nostro tap down fino ad arrivare alla nostra larghezza del nostro seno, perché poi dopo, vedete, va chiuso in questo modo e va continuato su due lati la lavorazione. Ora vi faccio vedere a quanti giri io mi sono fermata nel mio malloncino. Quindi
abbiamo iniziato con degli anellini, con un primo giro che non è più da ripetere, che è quello dove andrà il cordoncino per regolare la scollatura. Le due, passiamo un pochettino, ecco qui. I due giri che vanno ripetuti sono il giro di tutte maglie alte e il giro di punto rete, naturalmente con l'aumento sui 4 lati. Vedete, io nel mio maglioncino in tutto totale, contando anche il giro del cordoncino che è questo, ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 e mi sono fermata sul giro, vedete, del punto rete. Se a voi serve ulteriori giri per arrivare alla vostra circonferenza, dovete comunque sempre fermarvi sul giro di punto rete, quindi se dovete aumentare di 2 alla volta, quindi un altro di maglie alte e un altro di punto rete, perché su questo punto rete ci andremo a, diciamo, a lavorare per faremo delle maglie basse e multiple di 18 che serviranno per l'inserimento del secondo punto traforato. Per farvi vedere come unire la parte davanti col dietro, io mi fermo a questo giro, anche se non è naturalmente una larghezza giusta per una circonferenza, a meno che non sia un bambino. Vi faccio vedere comunque il procedimento per collegare le due parti mediante un giro di maglie basse che però deve essere il multiplo di 18. Calcolando che nei lati andranno messe 4 maglie in ogni lato, cioè andranno messe 4 maglie basse, quindi 4 a destra e 4 a sinistra, dovete calcolare che insieme a queste 4 tutto il totale delle maglie basse che vi ritroverete poi nel vostro giro dovrà essere multiplo di 18. Quando io ho iniziato sul maglioncino, cosa ho fatto? Sono andata a contare in questo modo, partendo dal lato, ho cominciato a contare dalla prima maglia alta e ho contato 1 2 una l'ho contata dove c'è la catenella, quindi 1 2 3 la catenella, 4 5 la catenella, 6 7 8 9 10 fino ad arrivare alle ultime di queste due qui. Poi questo numero l'ho moltiplicato per 2, quindi per il davanti e di dietro. A questo numero moltiplicato per 2 ho aggiunto 8, che sono le 4 che vanno 4 e 4 sugli angoli. E poi ho visto con queste maglie basse totali quanti motivi mi sarebbero usciti, perché bisogna dividere questa cifra per 18. Io non ne avevo abbastanza di maglie, quindi mi servivano altre 4 maglie basse e sono andata a fare degli piccoli aumenti, quindi facendo 2 maglie basse nello stesso punto di base, le sono andate a distribuire questi aumenti sulla circonferenza. Può succedere che invece siano in eccesso per il multiplo di 18, allora in questo caso si vanno a diminuire. Come si fa a diminuire? Si chiudono insieme le maglie, 2 maglie insieme. Adesso comunque vi faccio vedere tutto, vi faccio vedere ad unire le parti, anche se questo naturalmente è una circonferenza molto più piccola, e a distribuirle le maglie basse sulla circonferenza. Allora, il multiplo di 18 è un multiplo importante, quindi dovete regolare un po' voi. Se per esempio vi rimangono, non lo so, 12, vi aumentate le altre 6. Se invece ne avete 20 o 22, ne togliete 4. Dovete fare un po' la proporzione, ecco, quella più giusta. Logicamente, appunto, ognuno in base alla sua circonferenza e al filato che usa avrà le maglie, insomma, diversi numeri di maglie basse da inserire. Quindi bisogna capire un po' questo procedimento.
comunque è più facile a farsi che a dirsi. Adesso ve lo faccio vedere. Non c'è bisogno di spezzare il filo. Qui abbiamo l'angolo, siamo partiti in un punto qualsiasi, comunque dove avevamo chiuso il giro, qui c'è l'angolo, quindi iniziamo lavorando le nostre maglie basse. Sulla prima ci alziamo con 2 catenelle che sostituiscono la maglia bassa e andiamo avanti a farne una su ogni maglia di base. Quindi qui abbiamo la catenella all'arco, entriamo nell'arco e facciamo la maglia bassa. Qui abbiamo la maglia alta, facciamo la maglia bassa. Qui abbiamo la catenella, facciamo la maglia bassa dentro l'archetto e così via, e rispettando le maglie esistenti. In caso vi servisse invece degli aumenti, è semplicissimo. Quando vi trovate sulla maglia alta, entrate una volta e chiudete la maglia bassa, entrate nello stesso punto di base e chiudete la maglia bassa. Qui c'è l'aumento e gli aumenti vanno distribuiti omogeneamente, regolarmente sui lati. Allora, invece, per chi avesse bisogno di diminuzioni, adesso andiamo avanti un po', è sufficiente chiudere insieme 2 maglie basse. Come si fa? Si entra nella maglia alta e si esce con un gettato, si entra nell'archetto e si esce con un gettato e si chiude insieme. Ve la faccio rivedere. Entrate nella maglia bassa, nella maglia alta sottostante, uscite con un gettato, entrate nell'archetto, uscite con un gettato e chiudete tutti insieme. Queste sono le diminuzioni, quindi in base alle maglie che vi ritrovate, se dovete aumentare o diminuire, questo è il sistema per farlo. Una volta che avete lavorato le maglie basse sul lato, siete arrivati qui all'angolo, vedete all'ultima dell'angolo, cosa facciamo? Entriamo nell'arco e facciamo 2 maglie basse, 1 e 2. Andiamo a prendere, vedete, l'altro lato, in questo modo. Facciamo proprio la forma del giro manica. Sul dritto entrate nell'altro angolo, quindi quello che segue, e fate 2 maglie basse nell'angolo e da qui partite ancora con tutte maglie basse, una su ogni maglia di base, e se invece dovete aumentare o diminuire per raggiungere il multiplo totale di 18, fate o le vostre diminuzioni o i vostri aumenti. Ecco, siamo arrivati di nuovo all'angolo, all'altro angolo. Faccio 2 maglie basse dentro l'archetto, vado a prendere il dritto dell'altro angolo, vedete, formo il mio scalfo, entro nell'aumento, nel punto V dove c'è l'aumento dell'angolo, e faccio le mie 2 maglie basse e proseguo. Adesso finiamo insieme il giro, vedete, proseguo con le mie maglie basse, una su ogni maglia di base. Vedete, ecco qua l'archetto, qui c'è la maglia alta, maglia bassa nell'archetto. Ecco, qui siamo già arrivati alla fine del giro. Mi chiudo la seconda catenella che sostituiva la prima maglia bassa con una mezza maglia bassa. Ecco qua. Faccio vedere come abbiamo unito il nostro lavoro. Ecco qui. Allora, si può fare anche un altro modo per trovare il multiplo di 18. Si può fare il primo giro semplicemente per unire le parti, facendo appunto le 2 maglie basse negli angoli, 2 a destra e 2 a sinistra. Poi si può fare l'aumento o la diminuzione dopo, quindi facendo un altro giro di maglie basse. Quindi si vanno a contare quelle che ci sono adesso in questo momento e si fa il multiplo di 18 per vedere se mancano o se sono in eccesso, e in un secondo giro di maglie basse si va appunto a diminuire o ad aumentare. Importante che poi all'inizio, quando siamo pronti ad inserire il punto traforato, ci sia il nostro multiplo di 18.
Ecco, io l'ho già calcolato prima, quindi proseguo. Adesso andremo insieme a fare il nostro motivo traforato. Questo è il nostro motivo traforato, che andrà fatto appunto sul corpetto e sulla manica. È composto da 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri che poi si vanno a ripetere. Quindi finito il sesto giro si riprende, vedete qui, dal primo. E è facilissimo perché si mantiene, vedete, la posizione dei motivi. Io l'ho ripetuto perché mia figlia lo vuole corticino, lo sapete, l'ho ripetuto 2 volte con l'uncinetto numero 5, la terza volta l'ho iniziato con l'uncinetto numero 5 e mezzo e mi sono fermata 1, 2, 3, 4 al quinto giro, non ho fatto l'ultimo, mi sono fermata al quinto aggiungendo dei pipiolini, vedete, e poi dopo vi faccio vedere insieme. Per chi volesse la maglia molto più lunga o anche si può fare anche un bel vestitino, è sufficiente ripetere questi 6 giri fino alla lunghezza desiderata, 6, 6 e nell'ultimo, nel caso di un vestitino si può anche cambiare 2 volte l'uncinetto perché si può lavorare con questo filato, si può lavorare anche col 6, quindi si può fare magari un terzo appunto della parte dell'abito con il 5, poi con il 5 e mezzo e la terza parte con il 6. In base anche alle vostre misure vi dovete un pochettino, se vi serve più svasato, insomma cambiate 3 uncinetti anche nella maglia, fate un motivo col 5, uno col 5 e mezzo, uno con il 6. Bene, partiamo con il motivo. Molto bella, mi piace tantissimo. Ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del primo giro del motivo traforato. Carico il filo, vado nella maglia bassa seguente, sottostante, faccio una maglia alta. Carico il filo, di nuovo una maglia alta nella maglia seguente, carico il filo e di nuovo per un totale di 13 maglie alte. 13 maglie alte, una su ogni maglia sottostante. Una catenella di separazione, carico il filo, salto 2 maglie di base, vado nella terza e faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto di base, è un punto V praticamente. Una catenella, carico il filo, salto 2 maglie di base, nella terza ricomincio a fare le mie 13 maglie alte, una dopo l'altra, una su ogni maglia di base sottostante. Ecco qua, 13 maglie alte e di nuovo una catenella, anche se qui siamo sotto scella non cambia niente, abbiamo già le nostre maglie basse, carico il filo, ne salto 2, nella terza vado a fare il punto V, quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto di base. Una catenella, carico il filo, salto le mie 2 maglie di base nella terza maglia alta e vado a farmi ancora le mie 13 maglie alte, una in ogni maglia alta sottostante. Ecco, questo è il primo giro del punto traforato. Siamo alla fine del primo giro del punto traforato, ho fatto l'ultima catenella, vado a chiudermi con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Secondo giro del punto traforato, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, maglia alta nella maglia sottostante seguente, carico il filo, maglia alta nella maglia sottostante seguente e facciamo 6, una per ogni maglia sottostante, quindi 4, 5 e 6, 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto una maglia di base e vado a terminare le altre 6, una, vedete, una su ogni maglia sottostante, 2, carico il filo, terza maglia alta, 4, 5 e 6.
Dove si presenta la lavorazione, questa lavorazione che poi formerà delle righe verticali, va sempre mantenuto lo stesso lavoro, quindi si farà una catenella, carico il filo, entro nel punto V e faccio il punto V, quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto di base, una catenella e riprendo a lavorare, carico il filo sulla maglia alta, che erano queste 13 sottostanti, e andiamo a fare 6, una su ogni maglia, vedete, 2, carico il filo, 3, facciamo la lavorazione che abbiamo già fatto, 3, 4, 5 e 6. Due catenelle e terminiamo saltando una maglia di base, andiamo nella prossima e terminiamo le altre 6. Questo è il secondo giro, ci troviamo alla fine per continuare. Ecco qua, siamo alla fine del secondo giro del motivo traforato, vedete sono alla fine, ho fatto il punto V sul punto V, faccio la catenella e mi chiudo con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Terzo giro del punto traforato, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la mia maglia alta, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente, carico il filo, quarta maglia alta nella maglia alta seguente. La prima era di catenelle ma sono sempre 4, quindi ci fermiamo a 4 nel terzo giro. Facciamo 3 catenelle di separazione, 2 e 3, saltiamo le 2 maglie di base, andiamo in questo arco sottostante di 2 catenelle e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 2 e 3, carico il filo, salto 2 maglie di base, vado nella prossima e faccio le mie 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4, una su ogni maglia alta sottostante. Qui ripetiamo, vedete, la nostra lavorazione, quindi una catenella, carico il filo, punto V nel punto V, quindi maglia alta, catenella e maglia alta nello stesso punto di base, una catenella e riprendiamo la lavorazione, quindi le prime 4 maglie alte, vedete, le lavoriamo, 1, 2, 3 e 4, 3 catenelle, 2 e 3, salto 2 maglie di base, vado nell'arco di 2 catenelle sottostanti, faccio la maglia bassa, 3 catenelle, carico il filo, salto 2 maglie di base e vado a farmi le ultime 4 del gruppo, 1, 2, 3 e 4. Questo è il terzo giro del motivo traforato. Lo lavoriamo, ci troviamo alla fine. Siamo alla fine del terzo giro del punto traforato. Faccio l'ultima catenella e mi chiudo nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con una mezza maglia bassa. Quarto giro del motivo traforato. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, vado a fare una maglia alta nella seconda maglia alta sottostante e qui ci fermiamo subito a 2 maglie alte, 3 catenelle di separazione, salto le 2 maglie alte, vado nel primo archetto che incontro e faccio una maglia alta, una maglia, scusate, una maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa nell'arco successivo, 3 catenelle, carico il filo, salto 2 maglie di base, vado a fare le ultime 2 maglie alte del gruppo, quindi una, carico il filo e l'altra sull'ultima maglia. Qui siamo di nuovo
sul nostro punto V, ripetiamo, una catenella, carico il filo, entro nel punto V e faccio il punto V, una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto di base, una catenella e ricominciamo da capo la lavorazione. Quindi una maglia alta sulla prima maglia alta, una maglia alta sulla seconda e basta, stop. 3 catenelle di separazione e ricomincio la mia lavorazione che ho appena eseguito. Vedete, 3 catenelle, le maglie basse negli archi, 3 catenelle, carico il filo, salto le 2 maglie di base, vado nella terza e faccio le ultime 2, una e 2. Questo è il quarto giro del punto traforato. Ci troviamo alla fine per continuare. Siamo alla fine del quarto giro, vedete, mi vado a chiudere come sempre con la mia mezza maglia bassa nella terza catenella. Ora torniamo indietro, abbiamo aperto questo tipo di ragnetto, adesso lo andiamo a chiudere. Quindi cosa facciamo? Mi alzo nel quinto, siamo nel quinto giro, mi alzo con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia e faccio la maglia alta anche sulla seconda. Carico il filo, vado a fare una maglia alta nella prima catenella seguente dell'arco. Carico il filo, maglia alta nella seconda catenella dell'arco. Praticamente 4 erano qui, poi siamo andati 2, adesso torniamo 4. 3 catenelle di separazione, entro qui nell'arco seguente e faccio una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 2, 3, carico il filo, vado nell'arco seguente, salto una catenella, vado nella seconda e faccio una maglia alta. Carico il filo, maglia alta nella terza. Carico il filo, maglia alta su maglia alta, carico il filo, maglia alta su maglia alta. Quindi rifaccio la mia lavorazione solita, vedete, di questo punto V, quindi ho fatto una catenella, carico il filo, entro nel punto V sottostante, faccio il punto V, una maglia alta, una catenella e una maglia alta nel punto V, una catenella e riprendo la lavorazione che abbiamo appena fatto, quindi le 2 maglie alte, una su ogni maglia alta sottostante, carico il filo, maglia alta nella prima catenella dell'arco, carico il filo, maglia alta nella seconda e avanti così fino alla fine del giro. Siamo alla fine del quinto giro, vedete, mi vado a chiudere come sempre con lo stesso metodo, con la mezza maglia bassa. Sesto e ultimo giro del motivo, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta del giro. Carico il filo, vado a fare queste 4 maglie alte che sono già esistenti, una su ogni maglia alta, terza e la quarta, e faccio ancora la lavorazione di prima, cioè carico il filo, entro nella prima catenella dell'archetto, del primo archetto, e faccio la quinta maglia alta. Carico il filo nella catenella seguente, la sesta maglia alta. Ora facciamo una catenella, carico il filo, vado nell'arco seguente, salto una catenella, vado nella seconda e faccio la stessa cosa, quindi una maglia alta, carico il filo, maglia alta nella catenella seguente, carico il filo, faccio le mie 4 maglie alte finali, una per ogni maglia alta. Vedete? Ecco qua.
siamo di nuovo sul punto V, quindi carichiamo, facciamo la catenella, carichiamo e facciamo il nostro punto V. Una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella di separazione e ricominciamo la stessa lavorazione sulle maglie alte seguenti. Quindi facciamo le nostre 4 maglie alte, una per ogni maglia alta seguente, una che sottostante che sono già esistenti dal giro precedente, vedete 4, e di nuovo le 2 maglie alte sulle catenelle, sulle 2 catenelle dell'arco, una e una maglia alta in quella seguente, vedete. Siamo alla fine del sesto giro, mi chiudo con la solita mia mezza maglia bassa. Allora adesso noi dobbiamo praticamente andare a riprendere, abbiamo finito il nostro motivo, a ricominciare dal primo giro. Dobbiamo quindi inserire le 13 maglie alte qui, vedete, perché è comunque parallelo il motivo. Come facciamo ad inserirle? Allora ci alziamo intanto con le 3 catenelle solite che sostituiscono la prima maglia alta, poi lavoriamo queste 6 già esistenti, una maglia alta su ogni maglia alta, vedete, 3, 4, 5 e 6. Dove c'è la catenella di separazione del giro precedente, carichiamo il filo, entriamo in questo archetto e facciamo la settima maglia alta e poi le altre 6 seguenti, una maglia alta su ogni maglia alta fino ad arrivare alle 13, e questo mi servirà poi per ricominciare la lavorazione. 12 e 13. Qui ritroviamo il nostro punto V doppio, facciamo la catenella e la stessa lavorazione che si esegue in verticale per tutta la lunghezza. Vedete, una catenella, una maglia alta, la catenella e riprendiamo di nuovo la lavorazione. Ecco qui la lavorazione del motivo. Adesso con questi 6 giri voi proseguite fino alla lunghezza desiderata. Quando arrivate a lavorare l'ultimo motivo, praticamente bisogna aumentare di una catenella, cioè gli ultimi giri dell'ultimo motivo, che sono 5 perché andremo a fare 5 giri solamente dei 6, andremo a fare 2 catenelle in questa posizione dove abbiamo il punto V. Andremo a fare 2 catenelle di separazione a destra e a sinistra del punto V e 2 catenelle che formano il punto V. Quindi saranno, invece di una e una, saranno 2, 2, 2. Questo insieme al cambiamento di uncinetto darà la svasatura alla nostra maglia per diciamo appoggiarsi dolcemente al nostro fianco. Quindi le 2 catenelle al posto di una qua nella lavorazione quindi da 3 diventano 6 su ogni motivo, e il cambio di uncinetto a 5,5. Adesso io vi faccio vedere a che numero di giro del motivo vi dovete fermare alla fine della vostra maglia. Quando siete arrivati alla vostra lunghezza vi dovrete fermare, ecco vi faccio vedere l'effetto del cambiamento di uncinetto, che diventa la lavorazione più larga, e del cambiamento delle catenelle. Vedete che fino a qui c'era una catenella, una e una, e da qui vedete che si allarga perché sono andata a inserire 2, 2 e 2, 2, 2, 2 negli ultimi giri dell'ultimo motivo. Vi dovrete fermare quindi, vedete qua, allora 1, 2,
3 e 4. Vi fermate al quarto giro del nuovo ed ultimo motivo. Il quinto adesso lo andiamo a fare insieme, che vi faccio vedere a mettere questa semplicissima finitura di pipiolini. Allora, all'ultima ripetizione del motivo vi fermate al 1, 2, 3, quarto giro, e l'ultimo, che è quello, il quinto del motivo finale, va lavorato in questo modo. Ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, entro nella maglia alta seguente e faccio una maglia alta. Ora andiamo a fare un pipiolino, quindi facciamo 3 catenelle, 2 e 3, e lo chiudo normalmente qui all'inizio della maglia alta con una mezza maglia bassa. Carico il filo, vado nella prima catenella dell'archetto seguente e faccio una maglia alta. Carico il filo, seconda maglia alta nella catenella dell'archetto seguente, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Vado nell'arco seguente e faccio una maglia bassa, pipiolino, 3 catenelle di separazione e lo chiudo qui sulla maglia bassa con una mezza maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Carico il filo, vado nell'arco seguente, entro nella seconda catenella e faccio una maglia alta. Carico il filo, entro nella catenella seguente e faccio una maglia alta. Pipiolino, 1, 2, 3 catenelle e la chiudo qui sulla maglia alta con una mezza maglia bassa. Carico il filo, vado sulla maglia alta seguente, maglia alta, carico il filo, maglia alta sulla maglia alta seguente. Ora siamo sulla lavorazione del punto V. Faccio la catenella, entro nel punto V e faccio la maglia alta, faccio 1, 2, 3, 4 catenelle, entro nella seconda contando dalla prima e chiudo con una mezza maglia bassa, una catenella di separazione, rientro nel punto V e faccio la seconda maglia alta. E adesso vi faccio vedere una cosa. Vedete che qui l'ho fatto apposta per spiegarvi. Qui ho fatto una catenella, qui, questo punto qui. Questa era la catenella che facevamo per tutta la lavorazione della maglia. Invece nell'ultimo motivo andiamo a fare le 2 catenelle. Quindi anche in questo punto qui vanno fatte 2 catenelle. Quindi carico il filo e ripeto la lavorazione. Entro nella maglia alta, faccio le 2 maglie alte e il pipiolino e ripeto praticamente, vedete da questo punto, la stessa lavorazione. E mi raccomando, nell'ultimo motivo andate a lavorare le 2 catenelle, iniziando appunto dal primo giro dell'ultimo motivo, dove ci sono le 13 maglie alte. Cominciate facendo 2 catenelle a destra, 2 catenelle a sinistra, 2 catenelle in centro, e questo per tutti i giri fino alla fine della maglia, cioè tutti i giri dell'ultimo motivo. Bene, adesso continuiamo con la manica. Allora, per la lavorazione della manica andremo a fare la stessa identica cosa. Andremo ad inserire, vedete su questo giro di puntorete, delle maglie basse che devono essere il multiplo di 18. Poi qua sotto io avevo fatto, vedrete, vedete un'unione di 3 maglie basse chiuse insieme,
Comunque dovete calcolare che praticamente nell'angolo risulta una sola maglia bassa e poi dovete andare a contare anche qui quante maglie basse vi escono lavorando appunto una maglia bassa sulla maglia alta, una maglia bassa nell'archetto. È la stessa lavorazione che abbiamo fatto qui nella maglia. Allora, nel mio caso sono stata fortunata, non lo so perché avevo giuste praticamente 53 maglie basse. Il multiplo di 18 è 54, quindi con questa maglia alta che io ho inserito sotto ascella, che sono 3 maglie alte chiuse insieme, praticamente ho ottenuto fortunatamente i 54 punti che mi servivano appunto per creare 3 motivi sulla manica. Però in caso voi non le avete, non vi ritrovate con il multiplo, perché magari se avete questa stessa taglia, ok, ma se avete una taglia maggiore dovete rifare il calcolo come abbiamo fatto qui a livello del corpetto. Comunque il procedimento è sempre lo stesso. Adesso noi andiamo a inserire le maglie basse qua, questo è l'altro giro manica, vedete, e poi vi faccio vedere ad iniziare col primo giro, che è quello che abbiamo appena fatto adesso, delle 13 maglie alte. Dopodiché dovete ripetere il motivo, vedete, come abbiamo appena fatto nel corpetto, quindi dovete proseguire con la lavorazione dei 6 giri fino ad arrivare alla lunghezza che vi serve per la vostra manica. Poi dopo vedete andiamo a chiudere il polsino insieme, e qui si fa tutta la manica con il numero 5,5. Non preoccupatevi se vedete che la scollatura è troppo morbida e larga, perché non è finita, va stretta, va aggiustata. Quindi adesso cominciamo sull'altro scalfo manica. Allora, questo è un giro manica abbastanza profondo, infatti sono 20 cm, possono andare bene anche fino a una 46 di taglia. Eventualmente vi allargate troppo, appunto col giro seno. Io vi consiglio di cucire, io adesso non posso farvelo vedere perché non ce l'ho, però se dovreste avere un giro troppo profondo potete accostarvi in questo modo qui con un ago da lana e cucire un pochino. L'importante è che qui sul vostro carré vi fermiate con la cucitura a circa, vedete qua, allora no, circa, allora 1 2 3 erano 4 5, erano 7 giri, vedete qua. Allora, se voi fate una piccola cucitura, vi fermate comunque sul 7° giro del carré, potete inserire la manica come la mia, se è sufficiente per il vostro giro braccio, anche se qui avevate una larghezza maggiore. Se invece vi serve uno scalfo più grande, dovete ricalcolare il multiplo di 18 nel giro di maglie basse, che adesso andiamo ad inserire. Nel mio caso sono 54, pari a 3 motivi di 18, multiplo di 18. Allora io ho messo il mio nodo d'inizio sull'uncinetto del 5,5 e partirò, vedete, questo era l'angolo, l'aumento, di qua abbiamo già le maglie basse, abbiamo già fatto il corpetto, qui c'è, vedete, l'angolo, proprio l'arco, ci agganciamo qui sulla prima maglia alta, spero di essere stata chiara. Ci agganciamo con un nodo d'inizio, vedete, facciamo una maglia bassa e una catenella e proseguiamo lavorando le nostre maglie basse, una maglia bassa su ogni maglia alta, una maglia bassa nell'archetto. E nel caso vi dovete ricontare, riformulare il numero
di maglie basse divisibili per 18 dovete fare come vi ho fatto già vedere, o gli aumenti o le diminuzioni. Quindi io adesso andrò avanti, dato che ho già fatto i calcoli, vado avanti facendo questa lavorazione fino ad arrivare al sottoscella. Sono sottoscella, vedete che ho fatto l'ultima maglia bassa sull'ultimo, qui sulle 2 maglie alte dell'aumento. È la 53esima, la 54esima che mi serve per il multiplo di 18, la andiamo a lavorare in questo modo. Carico, no, non carico niente, scusate, è una maglia bassa, capita, a volte sbaglio anch'io. Entro qui, vedete dove c'era l'arco dell'aumento, esco con un gettato, tenete un po' stretto il filo, entro in centro qua dove c'era questa maglia alta, faccio un altro gettato che fa 2, un'altra qui nel centro che fa 3, al centro proprio del sottoscella, un'altra qui nella asola dopo che fa 4 e una nell'archetto che fa 5, quindi vado a chiudere 5 maglie basse insieme. Da qui chiudo il giro sulla prima maglia bassa, che c'era anche una catenella, se vi ricordate, vado a chiudere il giro con una mezza maglia bassa. Faccio vedere, ecco qua. Adesso andiamo a distribuire su queste 54 maglie basse, andiamo a distribuire il nostro motivo. Quindi ci alziamo con 3 catenelle, vi faccio vedere solamente il primo giro perché poi è uguale alla maglia. Ci alziamo con le 3 catenelle, carico il filo, vado a fare le 13 maglie alte, una su ogni maglia bassa sottostante, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 13. Ora facciamo la catenella di separazione, carico il filo, salto 2 maglie basse, nella terza vado a fare il punto V, quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto di base. Una catenella di separazione, carico il filo, salto 2 maglie basse nella terza maglia alta e ricomincio a fare le mie 13 maglie alte. È il motivo normale, il primo giro del motivo traforato che abbiamo fatto finora. Ci troviamo alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro, vedete, faccio l'ultima catenella, salto le 2 maglie restanti, le ultime, e mi chiudo qui nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro, mi chiudo con una mezza maglia bassa. Ecco qua. Qui adesso avete già la partenza, è già stato distribuito il motivo, vedete? Giusto? Non vi resta altro che continuare con la stessa lavorazione che abbiamo fatto nella maglia fino alla lunghezza che vi serve per la vostra manica. Vi dico nel mio caso quanti ne ho ripetuti. Questa è la mia manica e ho ripetuto 1, 2, 3, 4 volte il motivo. Se vi va bene come misura potete farlo anche voi, altrimenti togliete o aggiungete un motivo. Va bene, ci troviamo alla fine. Quando ho finito anche la seconda manica vi faccio vedere a finire il polsino e a finire la scollatura. Ecco qua ragazze,
ho già fatto la seconda manica, ho ripetuto 4 volte il motivo, 1, 2, 3, 4 motivi interi di 6 giri ciascuno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri, questo 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri, quindi 24 giri totali. A me va bene questa lunghezza, ma però non tutti siamo uguali, abbiamo lo stesso braccio, quindi prima di terminare con gli ultimi 2 giri della manica vi consiglio di provare la vostra maglia, di vedere come vi piacerà la scollatura, perché se la scollatura la tenete su, la manica logicamente va più lunga. Se invece penserete di far scendere con il cordoncino che metteremo allo scollo, di far scendere e di lasciare aperto lo scollo sulle spalle, logicamente la manica va più corta. Adesso faremo insieme l'ultimo giro che serve per chiudere il polsino e un giro, piccolissimo giro di rifinitura. Allora, l'ultimo giro lo lavorerò come segue. Abbiamo chiuso adesso l'ultimo giro normalmente con la mezza maglia bassa, ci spostiamo con un'altra mezza maglia bassa nella maglia alta seguente e un'altra mezza maglia bassa nella terza maglia alta seguente. Da qui ci alziamo con 1, 2, 3 catenelle, magari questo giro lavoratelo un po' sostenuto, che dobbiamo stringere il polsino. Carico il filo, vado a fare una maglia alta nella maglia seguente. Ora andiamo a chiudere insieme 4 maglie alte. Carico il filo, entro nella prossima e chiudo metà la maglia alta. Carico il filo, chiudo metà la maglia alta. Carico il filo, salto l'arco, vado nella prossima maglia alta e chiudo metà. Carico il filo, quarta maglia alta, chiuso a metà e chiudiamo tutto. Carico il filo, maglia alta nella maglia seguente. Carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente, la seconda. Ora andremo a fare 5 maglie alte chiuse insieme. Qui dove non c'è, allora, le 5 maglie alte chiuse insieme andranno fatte qui dove c'è il punto V. Invece dove c'è la catenella dell'archetto ne vanno fatte 4 chiuse insieme. Quindi carico il filo, chiudo metà la prima maglia alta, carico il filo maglia alta nella maglia alta seguente, chiuso a metà, carico il filo, entro nell'archetto, salto la catenella, entro nel punto V, chiudo a metà, carico il filo, salto questo archetto, vado nella maglia alta, chiudo metà, carico il filo, maglia alta seguente, chiudo metà e ora chiudiamo tutto insieme. Quindi a differenza dell'altra parte dove abbiamo la prima volta che abbiamo chiuso metà, c'è da aggiungere la quinta maglia alta chiusa a metà qui nel punto V. Quindi adesso si riprende, carico il filo, faccio le mie 2 maglie alte normali, una, carico il filo la seconda e qui la volta ora di chiudere insieme 4, quindi si alterna una volta 4, una volta 5. Carico il filo, entro nella prima, chiudo metà, entro nella seconda, chiudo metà, carico il filo, salto la catenella, vado nella maglia alta seguente, chiudo metà, vado nella maglia alta seguente, la quarta, chiudo a metà. E qui sono 4. Carico il filo, vado a fare le 2 maglie centrali, 2 maglie alte, una su ogni maglia sottostante e poi riprendo, giriamo un po' il lavoro, qui abbiamo il punto V e quindi qua vanno fatte le 5 chiuse insieme, quindi carico il filo, entro nella maglia seguente, chiudo metà, carico il filo, entro nella maglia seguente, chiudo metà, carico il filo, entro nel punto V, chiudo metà, carico il filo, salto questa catenella, vado nella prima maglia alta, chiudo metà, carico il filo, chiudo metà nella maglia seguente, la quinta.
Ecco, eseguite così tutto il giro, ci vediamo alla fine. Siamo alla fine del giro, chiudiamo insieme le ultime 5 maglie alte, carico il filo, vedete, vado nella maglia alta, chiudo metà, carico il filo, nella prossima maglia alta chiudo a metà, carico il filo, entro nel punto V, terza maglia alta a metà, carico il filo. Qui avevamo le 2 maglie alte, quelle che ci siamo spostate con le mezze maglie basse all'inizio del giro, entro in queste 2, quindi prima una e chiudo metà, poi l'altra seguente e chiudo metà, vedete? E poi chiudo tutto insieme. Da qui, stringendo bene il filo, entro nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta, vedete qua, e chiudo con una mezza maglia bassa. Ecco, vedete qua c'è il polsino come si è stretto, controllate di passare con la mano, altrimenti potete insomma modificare un po' chiudendo magari 4 dappertutto, e comunque dovrebbe, insomma, ci passo io, non ho una mano piccola. E adesso facciamo proprio l'ultimo giro va fatto molto stretto come sempre, andiamo a fare un semplice giro di maglie basse mantenendo naturalmente dove ci sono le chiuse insieme è una, no? Quindi ci alziamo con 2 catenelle che sostituiscono una maglia bassa e andiamo a fare una maglia bassa su ogni maglia bassa. È venuta a trovarmi Simba, oggi non mi lascia stare, non mi lascia lavorare. Allora vedete qua c'è le maglie chiuse insieme, le 4, entriamo naturalmente in una sola e facciamo la nostra maglia bassa e andiamo avanti facendo appunto una maglia bassa, stringete bene il filo su ogni maglia bassa, qui ne abbiamo 5, entriamo naturalmente in quella che abbiamo chiuso insieme e finiamo il giro in questo modo. Fatti vedere almeno come sei bello. Quando arriviamo alla fine di queste maglie basse chiudiamo il giro con una mezza maglia bassa e abbiamo finito la nostra manichina. Ecco qua, vedete come risulta il polsino finito, deve essere proprio giusto per dare un po' l'effetto della manica un pochettino ampia. Allora adesso andiamo a fare la finitura, piccola finitura alla nostra scollatura. Sto usando l'uncinetto del 5 perché avevo iniziato qui con il 5 e per avere un giro un po' più sostenuto vado ad iniziare in un punto qualsiasi, vedete, iniziamo qui dove ci sono le 2 maglie nello stesso anellino, vedete, entro, facciamo una maglia bassa e una catenella, rientriamo nello stesso anellino e facciamo una maglia bassa. Praticamente andiamo a fare 2 maglie basse in ogni di questi anellini che erano stati l'inizio della nostra maglia. Tenendo il filo un pochettino stretto andiamo a fare 2 maglie basse in ogni di questi anellini qua e lo scollo un pochettino si dovrebbe stringere. Vedete, ogni anello, che sia quello del lato e che sia, vedete qui sono arrivata nell'angolo, c'è l'aumento, anche in questo anellino andiamo a fare solamente 2 maglie basse. Quindi in ogni di questi continuiamo per tutto il giro a fare 2 di queste maglie basse. Ci troviamo alla fine del giro. Ecco qua, sono alla fine del mio giro, ho fatto le ultime 2 maglie basse nell'ultimo anello, mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa qua nella catenella. Se vi ricordate avevamo fatto una maglia bassa e una catenella qui all'inizio del giro e andiamo appunto a chiuderla con una mezza maglia bassa. Ecco qua. Adesso tagliamo i fili e nascondiamo le codine, fermiamo bene il punto e poi andremo a nascondere le codine. Allora, questo maglioncino nel mio caso potrebbe anche, vedete lo scollo,
rimanere senza coulisses. Infatti probabilmente lo lascerò senza quel cordoncino che avevo detto che si poteva inserire qua, vedete, nel primo giro che abbiamo lavorato. Se qualcuno gli risultasse uno scollo troppo ampio, o comunque gli piace l'idea di avere il maglioncino che cade sulle spalle, è sufficiente che in questi anellini, invece di fare 3 maglie basse, ne fa 3, scusate, invece di fare 2 maglie basse ne fa 3, quindi lo scollo risulta più ampio e quindi può essere una scollatura che cade sulle spalle. E per chi volesse aggiungere un piccolo cordoncino di bellezza anche facendo un fiocchettino qua davanti, può fare semplicemente una catenella normale ed infilarla in questi fori, vedete, partendo dal davanti in tutto intorno allo scollo e uscendo sempre sul davanti e facendo una ciaperina, un qualcosa di ancora più romantico. Ecco, questo è il maglioncino, l'ho finito. Spero che vi sia piaciuto, è un lavoro molto semplice, velocissimo da realizzare, ma che dà grandi soddisfazioni. Ora continuerò completando questo maglioncino con un altro tutorial. Guardate com'è graziosa la lavorazione. E vorrei fare il suo cappello per fare il completino, perché mi è rimasto un gomito da unetto e come sapete da tempo quando mi rimane del materiale insomma aggiungo qualche accessorio per completare, per fare dei completini particolari. Ok, io vi saluto, alla prossima, ciao!